buongiorno a tutti quanti. Postiamo un po' il video un po' meglio qua. Allora, oggi andiamo a provare un paio di cose. Uno è un sapone che sto cercando di fare con Arefa Soap insieme a un amico del gruppo, Enzo Deghe, che mi sta facendo un po' da traduttore ed è una delle sue profumazioni preferite. E devo dire che anche se non è una delle mie profumazioni preferite, però ha un'eleganza e una storia che vale la pena, se riusciamo a trovare il modo di arrivarci molto vicino, di essere intrapresa, anche perché comunque Arefa fa dei prodotti a prezzi veramente abbordabili. Però la difficoltà è quella di arrivare a fare una profumazione che sia molto fedele o il più possibile fedele all'originale. Parliamo di Baccarat Rouge di Kurdijan, dovrebbe essere così, quindi profumazione storica. Alesia di Arefa è andata ad acquistare la profumazione in Francia per arrivare il più vicino possibile all'originale. Vediamo se magari ci arriviamo. Ci abbiniamo, finalmente è arrivato il momento di provarli, altrimenti qua ci mettiamo una vita e non lo facciamo più. Rasoio indiano, questo è quello simile al R41, anche se a me assomiglia un po' di più, ma mi sa che è ancora diverso dal Global Shave, quindi tributo R41. Ma adesso andiamo a provare, può essere che sia tutta un'altra cosa ancora, quindi andiamo a vedere come rade. Nel frattempo vi lascio il link del rasoio di eBay, perché nel frattempo lo stanno vendendo tramite eBay. Ma se vedo che il rasoio può essere valido, darò il contatto a qualche negozio italiano in modo magari da farci arrivare qua. Adesso non so che prezzi, non so se ne vale la pena, sicuramente dirò la mia, anche se è un discorso qualità-prezzo. Il prezzo che ho visto su eBay non è esagerato, ma non è nemmeno poco, quindi quello attualmente il prezzo lo valuterete voi, io vi dirò cosa ne penso del rasoio. Non è fatto male, non è neanche il rasoio del secolo, sia chiaro, è un rasoio cromato. Non ho specifiche tecniche perché non lo sa manco quello che li vende, quindi vi dirò le mie impressioni. Quindi vai di Arefa, qui ho un campione, ok. Allora, vi dirò già, io ho anche l'originale a casa per capire la differenza, vi dirò già che una qualità di una profumazione comunque che va a imitare un profumo già famoso, così fedele, almeno sul sapone, all'originale non è proprio così scontato, ve lo dico. L'ho lasciato maturare un bel po', è un mese e mezzo che ce l'ho a casa perché non volevo fare l'errore, e ho fatto bene, di affrettare i tempi, cosa che purtroppo molti produttori attualmente fanno, ma non trovo giusto e non trovo bello. Quindi se ci vuole il suo tempo per far maturare un sapone, trovo giusto che il tempo che ci vuole passi, ecco. Quindi ho lasciato maturare bene per capire come lavora e adesso andiamo a... La profumazione è bella presente. Veramente buona, dolce, elegante. Molti la chiamano anche un po' plasticosa perché c'è un'apertura di zafferano un po' particolare. Poi sono sicuramente queste note legnose, quasi una vaniglia fruttata, molto molto buono, Adesso logicamente testo questo, ci testo insieme il profumo originale, cioè, ecco, diciamo che lo sto usando non per dirvi cosa ne penso più di tanto del sapone o dell'altro, perché comunque se ci farò qualcosa lo saprete. Andiamo a provare il rasoio oggi. Io approfitto per fare la prova, qualità di Arefa soprattutto sul taglio ovato le conosco già, quindi so che sarà di ottimo supporto alla rasatura.
Diciamo che leghiamo l'utile al dilettevole. Mamma mia ragazzi. La reffa. Mi dispiace che ha avuto un periodo in cui alcuni saponi, sapete anche voi, avevano qualche odore un po' così, insomma la produzione non è sempre stata regolarissima, però se farò un prodotto lo farò come dico io, deve essere perfetto. La profumazione è veramente tanta roba ragazzi, cioè ve lo dico, veramente buona. Vedremo anche l'after. Allora, proviamo questo rasoio indiano non meglio identificato. Allora, non c'è niente a che fare con R41. Gillette Natchet. Molto molto più simile al Global Shave come immaginavo, ma forse ancora più dolce del Global Shave. Ne ho 3 da provare, quindi vedremo. Questo, così in prima passata con tutta sta barba, fa paura. Sembra un Fatip addolcito. Però i rasoi si valutano nel contropelo. Mamma mia. Allora, attualmente mi sta stupendo in modo veramente notevole. Mi sta decimando la barba, c'ho il lavandino nero con una facilità e dolcezza che non so se manterrà anche nell'obliquo barra contropelo, perché dipende sempre dalle zone. Qua un micro red ponte è scappato. Questo è un rasoio assolutamente da non sottovalutare, cioè nel senso che è molto efficace, è dolcissimo come il Global Shave, perché è quello molto dolce, questo forse ancora di più, però ha un'efficacia che è tutto un dire. Quindi vediamo un attimino con calma prima di sparare troppo alto. Mamma mia. Oh ragazzi, c'è un'efficacia
Incredibile. Se già il Global Shave era un rasoio dolce molto efficace, questo lo è ancora di più. Però qualche micro red point, ragazzi, mi è scappato, ma vi assicuro che qua molta della colpa è mia perché mi chiede un angolo molto aperto. E, ed essendo che ha un taglio dolce, si sente la lama, cioè nel senso dolce, ma del tipo Icon B1 slam, cioè Icon B1 standard, roba del genere, Nodaci, cioè nel senso dolce sì, ma capite subito che non è un Euro 89, eh? Adesso andiamo a fare qualche ritocchino perché mi sa che sono già bello piallato di brutto. Più che altro è che se il Global Shave vi costa 40-50 euro, questo mi sembra che vi faccia sui 35 dollari spedito, non è male. Oh ragazzi, cioè una piallata. Cioè se arrivo nei ritocchi che praticamente non c'è più niente, cioè non ha saltato niente, vuol dire che ho quasi esagerato io prima. Mamma mia. Ecco per gli amanti di Fatip, di R41, ragazzi, questo è un rasoione. Io tra questo e il Fatip preferisco questo. Lo ammetto che c'è da farsi un pelo la mano perché ha una dolcezza che potrà trarre in inganno. Dolcezza intendo non che, cioè, che per la sua efficacia non senti la lama troppo, ma come taglio molto preciso, molto emozionante si sente. L'unica cosa da gestire un attimino è che a differenza di R41 la lama espone di più dal cap, quindi devi stare attento che appena vibra un pilino ti può scappare il red point. Però ragazzi, cioè, piallata da super paura. Andiamo a provare l'aftershave. Questo è un rasoio per chi ama le emozioni forti, ma vuole comunque un rasoio che si può gestire, quindi non come tante mannaie cinesi che io reputo
tipo certi Yaki che io reputo senza senso, perché secondo me l'efficacia deve arrivare a un punto dove anche la geometria gli sta dietro. Ok, quindi quando parliamo di un rasoio aggressivo è già sbagliato di su. Un rasoio non dovrebbe mai essere aggressivo. Può essere estremamente efficace, ma secondo me devi creare una geometria che permetta di supportare quell'efficacia. Questo rasoio è tanta roba. Tanta roba. Comodo. Anche il manico, pensavo un po' troppo, invece lo trovo giusto. Lo trovo giusto. Adesso non so che lunghezza sia, sarà 9 cm, penso. Non 10, 9, 9 e mezzo massimo, penso. Però è bilanciato bene, non è pesantissimo, quindi se lo trovate giusto, eccolo là, giusto dove lo dovete prendere. Mi è piaciuto, ragazzi, questo mi è piaciuto. È simile al Global Shave, forse se non è identico, lo trovo forse un pelino più, come si può dire, forse quasi un pelino più efficace, di un pelo più efficace, come dolcezza però siamo lì, sono molto simili, non lo so se il progetto è quello, se la testina più o meno è quella, se cambia qualcosa, se è un po' il manico, se è un po', che da un po' che non lo provo, ci assomigliano veramente molto. Può essere anche che sia la stessa testina, magari con una copertura diversa, perché qui di quello che avevo io della Global Shave c'è anche una copertura diversa. Può essere che cambi leggermente qualcosa, e ragazzi, appena cambiate qualcosa su un rasoio così, un po' di differenza la sentite. Però il risultato, adesso lasciate testare un paio di proprio micro red point, però il risultato è veramente incredibile. Qua ho un contropelo diretto e qualche piccolissimo puntino, ragazzi, ci può stare. Però la rasatura è stata veramente confortevole. Ho messo un after molto alcolico, quindi perché c'è una buona carica di profumazione non l'ho sentito. La rasatura è veramente fantastica. La profumazione è veramente molto buona. Molto buona, molto buona. Adesso mi farò le mie prove, proverò l'originale, farò tutte le mie valutazioni. Dopo, se un giorno vedrete un set di Arefa col nome Passione Rasatura Baccarat Rouge, sapete che ci sono stato dietro, che insomma avrà i miei canoni di qualità, insomma, minimi che mi aspetto da un prodotto, perché comunque porti il mio nome anche. Bello, bel rasoietto, bello. Già questo mi interessa. Se ne trovo anche un altro tra gli altri due che ho da provare che mi piace, contatterò un paio di negozi italiani e vedere se riusciamo a farli arrivare comunque anche a un prezzo buono, perché cioè, ragazzi, è un bel rasoio cromato. Non aspettatevi le super mega qualità, chissà che roba, per carità, non sto dicendo niente, però non è neanche fatto male, tutto sommato. Più che altro la cosa che apprezzo è che ha una geometria, ragazzi, che è molto buona da usare, cioè non sentite di grossi difetti quando lo usate, ecco. È studiato bene, dopo che lo abbiano fatto a caso, per fortuna questo io non lo so, però funziona, quindi veramente un bel rasoietto. Tanto ci date un'occhiata lì sul link eBay, se volete fare la pazzia, $35 non è neanche esagerato, e se no aspetterete, vedrete voi, valuterete voi. Però bello, fatto bene, mi piace, bel rasoietto. Dai ragazzi, ci vediamo al prossimo video, bye bye.